Per chi mi segue non resterà certo sorpreso l'avermi a fianco questa Civic, perché è con noi in famiglia da almeno 3 mesi e abbiamo avuto modo di provarla, di vedere un po' come si comportano le curve, sentire cosa ci trasmette, anche un po' a culometro come si dice. Adesso l'abbiamo portata tra le colline toscane, nelle strade in cui conosciamo bene, e finalmente è arrivata anche sul canale, quindi oggi è arrivato finalmente il momento di parlare di questa Civic 182 cavalli 1500 Turbo WTEC. Quindi Honda ha dovuto rinunciare al suo fantastico aspirato che negli anni ha saputo reinventare e portare avanti con la tecnologia WTEC, ma ahimè per le emissioni, per le norme anti-inquinamento e ambientali ha dovuto soppiantare questa mancanza del motore aspirato con l'aggiunta però del turbo che tante altre case prima di lei hanno iniziato a usare e a perfezionare. Questa non sarà proprio una recensione, non andremo a vedere in dettaglio tutti i tastini, Android Auto, seggiolini, altre robe, non ce ne frega niente, ma parlerò in prima persona di cosa mi trasmette, di com'è guidarla, cosa mi piace e cosa non mi piace, a livello quindi di feeling su strada. Se volete una recensione completa non guardate questo video, non vi dirò quanti posti ha, quante grosse bagagne ha, non ce ne frega niente, ma vi dirò più sulla guida cosa mi trasmette appunto e cosa ci piace di questa macchina. Quindi non perdiamo molto tempo e vediamola insieme dopo la sigla. È il 2021, la transizione dell'elettrico si sta sempre più muovendo e tutto si sta sempre più elettrificando, la benzina sta sparendo, il diesel sta sparendo. È un mondo diciamo un po' triste, è un periodo un po' triste per il mondo dei motori in generale. Però per fortuna ci sono ancora alcune macchine che mantengono quel DNA e quelle caratteristiche che quando ci sali dici ok, è l'auto che fa per me, cioè che te le senti tu in qualche modo, che ti danno quel feeling di guida, quelle sensazioni che ricerchi appunto in una macchina quando ci allontaniamo dall'urbano e andiamo su quelle strade belle tortuose che ci piacciono. La Civic 10 secondo me è esattamente questa macchina qua, ovvero una macchina che è comodissima, che si guida molto bene in città, non ti dà nessun tipo di problema, ha tutto ciò che serve, non andrò nei dettagli, però ha davvero tutto ciò che serve per avere tutti i comfort a tutte le temperature, a tutte le condizioni stradali. Come sapete ci sono tante motorizzazioni, diesel, benzina eccetera, questa secondo me rientra esattamente, quindi 1500, 182 cavalli, turbo benzina, si mette esattamente in quella fascia di cavalleria che è quello che basta per divertirsi. Certo, non ha Type R, non ha 320 cavalli con tutto ciò che ne consegue, però questi bastano davvero secondo me per una guida in traffico di tutti i giorni e anche in autostrada, in tutte le condizioni. Per questo peso che siamo sui 1350 kg e per queste caratteristiche sono davvero sufficienti. Poi ovvio, se uno va un attimo a cercare si può salire, ci sono mappe comunque con K-Tuner, si possono fare tanti lavori interessanti, si può salire sui 200-220 in base a cosa si sceglie, però già questa è un'ottima base di partenza ed è quello, come ho detto, che basta per divertirsi. Allora, come si comporta la macchina? La VTEC inizia a spingere da più o meno 4500 giri fino ai 6,5, quindi bella spinta, non abbiamo gli 8000 giri che ci piacciono, però oggigiorno appunto raggiungerli è un po' un'utopia con appunto tutte le norme anti-inquinamento che ci sono. Soprattutto con un turbo non serve arrivare fino là in alto, perché già da 1500 spinge molto bene e poi quando arriva a VTEC accompagna tantissimo fino appunto a 6,5. Quindi questa Civic non ha tutte le caratteristiche che ha la Type R, però qualcosina ci portiamo dietro, ovvero ha un sistema attivo delle sospensioni che quando col pulsante che clicchiamo, quindi normalmente molto soffice, molto comoda, ma quando lo premiamo la macchina è molto più piantata, molto più decisa, svolta molto più velocemente, insomma è quello che ci serve per andare forte. Si può far pista con questa macchina? Probabilmente sì, ovviamente ci si può anche divertire, che comunque la cavalleria non è bassa, ovviamente bisogna dotarsi di gomme interessanti, perché onestamente le gomme di primo equipaggiamento non sono il massimo, le Michelin Pramecy 3 se non sbaglio non sono il top, quando si inizia ad andare un po' sopra una certa velocità e con dei bei curvoni
sente che scivolano anche sull'asfalto buono, insomma non sono il massimo. Questa esce con i cerchi 17 in Europa, in America hanno 18, questa diciamo pecca un pochino a livello visivo perché c'è tanto spazio, il fitment non è il massimo da stock, però magari con delle molle Ayback a meno 3 cm si riesce a risolvere la situazione e avere un fitment molto interessante. Però com'è guidarla? Tra le curve si sente comunque, mi ricorda molto l'Integra sinceramente, quindi tutto in avanti, quando dai gas ti tira via dalle curve in un modo che è bellissimo da imparare a usare, imparare a sfruttare. Il posteriore onestamente tende un po' a allargare a volte, quindi magari quando entriamo in curva, essendo il peso appunto tutto davanti come Honda ci ha abituato, si sente un pochino che allarga anche quando diamo gas, insomma ci segue bene. Però onestamente lo sento un po' più ballerino rispetto a quello che vorrei magari su una macchina di questo passo, di queste dimensioni, perché è una macchina da 4,5 metri. Sinceramente vorrei un po' più di stabilità sul retrotreno. L'anteriore comunque ti tira via sempre e una volta imparato a guidare così ci si diverte davvero tanto. Probabilmente con il cerchio 18 questa caratteristica andrebbe un attimo ad ammorbidirsi, quindi il retrotreno seguirebbe un po' di più, perché come gomme adesso montiamo 235, 45, 17, con il cerchio 18 resta sempre 235, ma la spalla di 40, quindi abbiamo ancora più supporto sul cerchio, su meno gomma che lavora, quindi un po' più di rigidità, e con le sue sospensioni fa davvero un bel lavoro. Una cosa che mi ha molto sorpreso sono i freni, perché già dalla sia prima frenata sia anche sotto stress il mordente è molto cattivo, quindi quando andiamo a prendere sul pedale frena tantissimo rispetto comunque al telato stock. Abbiamo davanti un disco di 293 e dietro 282, quindi un disco abbastanza importante comunque. Le coppie le abbiamo abbastanza, 240 Nm, lo 0-100 è coperto in 8,3 circa, ma volendo, dipende uno che PDA, si può anche abbassare sotto gli 8 secondi. Velocità massima più o meno su 220 km/h, siamo lì un po' di più, un po' di meno, insomma non è che quella che ci interessa troppo, però è abbastanza per una macchina del genere. Il cambio è come Honda ci ha abituato, bello cattivo, 6 rapporti più la retro, molto in alto sinceramente, quindi non come le P3 che abbiamo un cambio comunque che è attaccato al cruscotto all'anteriore, però è abbastanza in alto, quindi ci aiuta un po' nelle cambiate, è molto vicino al volante, questa è una cosa che nella guida veloce fa molto comodo. E onestamente sono abituato a cambi un po' più in basso, come per esempio all'Integra, però così si guida davvero molto bene. Cambio molto appunto bello da usare, innesti secchi, da rapporti sinceramente molto ben piazzati, perché comunque in ogni regime grazie al turbo si riesce ad avere la spinta necessaria per magari uscire da un tornante, anche se magari siamo a una marcia un po' più alta. Comunque generalmente mi è piaciuto tantissimo come cambio. Le prime 5 marce spinge molto forte, la testa un po' di riposo autostradale, però non così tanto, perché appunto la velocità massima non ne siamo sui 2,40, 2,50 ma 2,20, quindi tutte le marce sono abbastanza modulabili e non abbiamo mai vuote come magari c'è sull'Integra il cambio dalla terza e quarta, che il motore perde un po' di giri ma il motore continua sempre a spingere, e questa è una cosa ottima quando siamo appunto in una guida veloce, quando vogliamo cambiare, avere subito la marcia pronta senza aver vuoti o cali di potenza. L'estetica, ammetto, può piacere o non piacere, è molto cattiva, c'ha tante nervature, un po' di spoiler, un po' di alettine, sono cose che diciamo o ti piace o davvero non la digerisci. Però a me onestamente piace com'è questo stile, un po' lontano da quella che era la Civic degli anni 90, tabella tonda, però appunto siamo nel 2021, le idee e le concezioni sono un po' cambiate e ad oggi la Civic 2021 comunque non è brutta, bella cattiva, l'anteriore c'è una bella impronta a terra, molto larga, perché macchina che è davvero molto larga, però tutto sommato con telecamere, sensori anteriori e posteriori, ADAS, robe varie, uno riesce a guidare tranquillamente, anche a livello di ingombri non dà fastidio, non è un transatlantico, quindi si guida anche abbastanza bene in città in sostanza. Come consumi, con una guida normale, quindi non da nonno né troppo spinta, siamo sui 14-15 km con un litro, ad autostrada saliamo sui 17-18 comunque, col cruise control adattivo, merito anche, come ho detto, della sesta, abbastanza da riposo. E adesso ovviamente è arrivato il momento di parlare anche dei difetti, perché ne ha questa macchina. Non sono tanti, però diciamo qualcosina dà un po' fastidio. Prima tra tutti, io specialmente che sono piccolo, sta cosa la sento tanto, i sedili sono poco contenitivi, sono molto americana, quindi chi è grosso, chi ha una bella stazza, sul sedile ci sta molto bene perché è bello grande, specialmente dietro il volante, quello del guidatore, molto regolabile, sia comunque supporti lombari, tutte queste cose qui, quindi anche magari persone che vanno un po' più in là con l'età magari possono stare molto comodi. Però appunto nella guida veloce sei fisso a fare così, cioè sei un po' sballottato, non è bella questa cosa quando ti devi appoggiare un po'
dove ti capita. Altra cosa, il sound, non è quella cosa corposa che ti aspetti comunque una macchina da 182 cavalli. I terminali sono molto belli, comunque belli in vista, però non ha sto suono che ti coinvolge. Al contrario però il motore inizia a cantare un pochino, anche se è turbo, saliti dai 5000 in poi nella fase VTEC, canta abbastanza, quindi ci accompagna un po' di più. Però una delle modifiche da fare ovviamente è cambiando appunto lo scarico inizia a suonare molto bene. Infatti tanti comunque mettono quello dell'HKS, che è ottimo, comunque costa un tot, però dà un sound bello corposo che nella guida ci vuole, ti accompagna tutta quella che è l'esperienza. Soprattutto nella guida veloce un'altra cosa che salta subito all'occhio quando appunto si inizia a spingere è il fatto che quando cambi marcia comunque la macchina resta un pochino accelerata. Questo perché ovviamente insieme al sound la macchina deve rispettare le norme anti-inquinamento, e quindi quando cambi resta quei pochi decimi accelerata per bruciare dei residui in camera di combustione, in sostanza abbassare gli inquinanti, tutte cose che nella vecchia scuola non c'erano, quindi con l'acceleratore a cavo tutte queste cose non c'erano, tutta l'elettronica che c'è in più con SP traction control eccetera, che non sono mai troppo invadenti, almeno non su questa macchina, però insomma ogni tanto fanno capolino e dici però se non ci fosse non sarebbe male. Però comunque SP, traction control eccetera si possono togliere volendo, c'è il tastino il PC off e poi la macchina è tutta in mano a te, puoi fare ciò che vuoi. Insomma finalmente abbiamo visto la Civic un po' più da vicino, ho dato un po' un'infarinatura generale di quello che cos'è la guida sulla Civic. Onestamente non mi aspettavo comunque questo feeling, questa impronta che comunque Honda ha voluto trasmettere negli anni, molto divertente, efficace, non è una di quelle classiche macchine che fuori sono tutte alette, tutte cazzatine varie, cioè, e poi non hanno sostanza, ma invece quando inizi a spingere ti diverte davvero tanto, e questa è una cosa importante, soprattutto per il costo che ha, che comprando un pacchetto completo come questo, che Honda ti dà questa macchina dove c'è tutto dentro, non devi toccare niente, non devi mettere niente in più perché la macchina è già pronta così, va già benissimo così. Devi scegliere ovviamente solo colore, che c'è blu, rosso, bianco, mi pare 3 diverse tonalità di grigio, nero. Uno dei più belli secondo me è questo polished grey, e che onestamente riesce anche a camuffare tutte queste minigonne elettriche che c'ha, comunque dagli un bel impatto visivo, che come vi ho detto anche magari a vedersela sfilare in autostrada, in superstrada, dà comunque un bel impatto, come vi ho detto, se a uno piace questo stile di macchina. Insomma il video finisce qua, bisognerebbe parlarne 1 ora, 2 ore per conoscere appieno e soprattutto guidarle queste macchine, per conoscerle appieno. Spero comunque che avevi trasmesso tutte le emozioni che dà la Civic alla guida, perché come vi ho detto è molto divertente. Io vi ringrazio infinitamente per aver visto questo video. Come vi ho detto non è stata una recensione troppo accurata su tutti i dettaglini, tutti infotainment e robe varie, perché a noi appunto ci interessa la guida, ci interessa cosa si sente dietro al volante, come va la macchina. Qua sotto in descrizione trovate il link ai miei social, Telegram e Instagram, dove posto un sacco di cose interessanti sia sulla Civic che sulla Integra, soprattutto sulla Integra perché il progetto del canale è incentrato su quello. Se mi avete conosciuto con questo video, io normalmente insomma non recensisco auto, questa non è una recensione, non voleva essere tale, è un po' un dirvi cosa provo io di questa macchina. Però comunque qua sopra vi lascio un video dell'ultimo evento in pista con Daga Gas Day a Modena, in cui siamo divertiti tantissimo. Insomma su questo canale trovate un sacco di contenuti a tema comunque track day, a tema VTEC, Honda eccetera, quindi dateci un occhio, secondo me potete divertirvi davvero tanto. Io vi saluto, vi ringrazio ancora per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo video, magari anche con la Civic e con l'Integra, perché noi insieme non ho fatto un confronto diretto perché insomma un po' impari, anche se va molto forte questa macchina, non sembra, ma va. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video del LED. Ciao ragazzi!